Il profilo professionale non è che un altro modo per dire mestiere o professione, come ad esempio l'idraulico, il tornitore, il cuoco. Nel mondo della formazione, il profilo professionale si compone di un insieme coerente di processi e attività da svolgere nei contesti del lavoro e delle competenze necessarie alla realizzazione di tali attività. Facciamo un esempio relativo a un profilo professionale che conosciamo tutti, il cameriere. Nel linguaggio tecnico, il cameriere è definito come operatore della ristorazione, allestimento sala e somministrazione piatti e bevande. Sì, è un po' lungo, ma in effetti rende bene l'idea di quello che deve fare il lavoratore. Uno dei suoi compiti, infatti, è quello di somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Il titolo di studio è il risultato formale di un processo di valutazione al quale si è sottoposti al termine di un percorso di formazione, ovvero quando un ente competente stabilisce i livelli di apprendimento raggiunti secondo determinati standard. Si tratta di un documento ufficiale che attesta l'acquisizione delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie a svolgere il lavoro per il quale ci si è formati. È classico pezzo di carta, come una laurea, un diploma, una qualifica. L'EQF è uno strumento europeo che serve a confrontare i titoli di studio dei sistemi di istruzione e formazione dei diversi paesi. Serve a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità dei titoli di studio in tutta Europa, promuovendo così la mobilità degli studenti e dei lavoratori e facilitando il loro apprendimento permanente. L'EQF si articola in una struttura composta da 8 livelli, che comprendono tutta la gamma dei titoli di studio previsti. Si va da un livello base, come il livello 1, che infatti fa riferimento ai titoli di studio dell'istruzione primaria, a livelli più avanzati, come il livello 8, che invece fa riferimento ai dottorati di ricerca in ambito universitario. Allo stesso tempo, però, i livelli EQF possono essere utilizzati per confrontare le competenze acquisite dalle persone non solo in un ambito di corso di formazione o scolastico, ma anche attraverso delle esperienze lavorative, nel tempo libero, con il volontariato. Questo si chiama apprendimento non formale o informale. In parole povere, serve a fare in modo che le persone possano spostarsi, studiare o lavorare in tutta Europa, vedendosi sempre riconosciuti i titoli di studio e le competenze acquisite. L'Unione Europea definisce la competenza come la comprovata capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali, sociali e o metodologiche in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale. Per fare un esempio pratico, pensiamo al profilo professionale del cameriere che abbiamo visto prima. Somministrazione, bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le sue competenze quindi si compongono di abilità, come la capacità di applicare le tecniche di preparazione e presentazione dei prodotti da banco o la capacità di applicare le tecniche del servizio al tavolo, e di conoscenze, come quelle riguardo le attrezzature e le risorse tecnologiche per il servizio, o le conoscenze dei prodotti e delle materie prime, o ancora della normativa sulla somministrazione degli alcolici. Quindi le abilità indicano la capacità di applicare le proprie conoscenze e utilizzarle per portare a termine un compito, mentre le conoscenze sono intese come un insieme di nozioni, teorie e regole proprie di un ambiente di lavoro o di studio. È bene sapere che esistono diversi tipi di competenze. Ci sono le competenze chiave, di base, trasversali, professionali, ma senza farci venire il mal di testa, ossia senza parlare in modo troppo tecnico, basterà semplificare dicendo che esistono sì delle competenze tipiche legate a un profilo professionale, come quelle del cameriere che abbiamo visto prima, ma anche altri generi di competenze, come quelle legate alla comunicazione, al sapersi comportare in modo adeguato sul lavoro, a risolvere i problemi, ad essere creativi. E poi esistono le competenze necessarie per essere dei buoni cittadini e inserirsi positivamente nella società. Sempre in ambito europeo, oltre all'EQF, si utilizza un sistema di crediti formativi e di procedure per il loro riconoscimento chiamato ICVET.
Il learning outcome corrisponde a una serie di procedure e attività espressi nel linguaggio aziendale, cioè in modo semplice, chiaro e diretto. Parliamo di una serie di azioni funzionali alla realizzazione di una prassi operativa. Per tornare all'esempio del cameriere, si tratta della serie di azioni previste dal suo lavoro, ossia ciò che il cameriere concretamente fa. La learning unit, invece, corrisponde alle competenze necessarie a svolgere in modo adeguato, cioè in modo sufficientemente autonomo e corretto secondo gli standard aziendali, quelle determinate attività. Nel caso del cameriere si tratta delle conoscenze necessarie a svolgere il suo lavoro, come conoscere i prodotti tipici del territorio, le norme igienico-sanitarie vigenti o riconoscere i principi e le regole di una comunicazione efficace. La competenza è la parola chiave. Essa comprende sempre elementi standard e oggettivi, che dipendono dalle regole, dalle procedure, dalle istruzioni aziendali, ma contiene anche sempre elementi personali e soggettivi. Tutti possiamo mettere del nostro nel lavoro, a seconda delle nostre caratteristiche personali, le nostre attitudini, le inclinazioni, la personalità. Questo è molto importante e può fare davvero la differenza.